Ciao a tutti da Gabriele, bentornati sul mio canale dedicato alla programmazione Heidenhain. Quello che sta scorrendo ora in esecuzione è il programma che abbiamo realizzato la volta precedente, in cui veniva programmato questo movimento a spirale utilizzando la parametrica e i nostri calcoli prevedevano di ricalcolare continuamente il raggio di lavoro e l'angolo. In questo modo sono molti calcoli che devono correre nel vostro CN e ci sono molti movimenti brevi sulla vostra macchina. E questo mi sono reso conto che su alcuni controlli un po' più vecchi potrebbe in realtà creare un problema, perché non è un problema geometrico, ma diventa un problema di dinamicità della vostra macchina. E quindi per questo ho pensato di rivedere in parte questo lavoro per proporvi di costruire la spirale in una maniera un pochino differente, quindi non con così tanti punti da ricalcolare, ma strutturando la nostra spirale in due semicirconferenze. In questo modo saranno solamente due movimenti che comporranno un giro intero di spirale e non tutto quel susseguirsi di calcoli che invece abbiamo inserito la volta precedente. Per farla un po' diversa, qui ho realizzato un preforo con una fresa a diametro, con una punta diametro 20 e successivamente quindi andrò a prendere la mia fresa, mi posizionerò al centro della mia lavorazione del preforo e sul fondo e da qui dovrò cominciare ad allargarmi a spirale. Questa lavorazione la vedremo senza la compensazione raggio. In realtà in qualche modo ce l'avrà, ma vediamo. Innanzitutto andiamo per passi. Andiamo per passi. La cosa che bisogna sapere è che per costruire una spirale la si può anche identificare con due centri, a differenza della volta precedente invece in cui tutto faceva riferimento nel nostro caso all'x0, y0. Ok? Noi avremo invece adesso la necessità di di identificare due centri per realizzare due semicirconferenze differenti che vadano a formarmi la spirale. Allora, la prima cosa, posizioniamoci su quello che immaginiamo possa essere il nostro passo, ok, in FA. Quindi noi potremmo, raggiunto il centro, posizionarci qua. Da qui noi cosa avremmo? Dovremmo costruire una semicirconferenza che ci porta, diciamo in modo speculare, dall'altra parte, quindi su un angolo 180. Per fare questo lo facciamo in polare, quindi identifichiamo un centro polare e raggiunta la prima posizione portiamoci su un angolo 180. Direzione, diamo la direzione più e ok. Quindi questo sarà la prima semicirconferenza. Ora quello che dobbiamo fare noi è quello di costruire un altro cerchio con un centro però differente, non potrà essere ancora posto all'x0, y0. E qui bisogna sapere quindi come si fa a identificare un altro centro. Questo non me lo sono inventato io, purtroppo, ma se l'ha inventato Archimede, quindi ringraziate lui. Il centro, diciamo il secondo centro per la costruzione di una spirale a due centri è posto a metà del passo. Quindi se ora noi abbiamo identificato come 20 il passo, quindi vorrà dire che un altro centro dovrà essere posto a x10.
y0. E su questo nuovo centro, quindi posto a metà strada, potremo realizzare un cerchio polare portandoci questa volta sull'angolo 0, direzione più. Vediamolo in simulazione grafica, quindi questo è la prima semicirconferenza con centro del cerchio AX0, Y0, sta portato su un angolo 180, ridefiniamo un centro posto a metà del passo e da qui un cerchio polare che ci porta sull'angolo 0. Quindi questa è, diciamo, la partenza della nostra spirale. In realtà, per farla un po' più carina, potremmo anche già trasformare questo movimento lineare che ci portava sull'X20 in un movimento circolare. Ora che sappiamo che vi ho indicato che il secondo centro sarà posto a metà del passo, potremmo quindi raggiungere il nostro primo punto. Non stavo facendo. Siamo posizionati a x0, y0. Identifichiamo un centro lì e qui questo 20 arriviamo non con un movimento lineare, ma con un movimento circolare, polare, con punto finale sull'angolo 0 e direzione più. A questo punto riposizioniamo però, riidentifichiamo un centro del cerchio a x0, y0 per realizzare poi il movimento verso i 180 gradi. Quindi ora vediamo, siamo sull'x0, y0, centro del cerchio definito, cerchio sull'x20, poi un cerchio, un angolo 180 con centro posto a x0, y0 e poi avremo di nuovo quindi un cerchio a x10 per concluderlo su un angolo 0. Quindi questo sarà il movimento che noi dovremo ripetere più e più volte per realizzare la nostra spirale. Ovviamente non abbiamo voglia di contare noi adesso quanti giri dobbiamo fare e adattare il passo al diametro che dobbiamo andare a costruire. Vogliamo, come la volta precedente, in realtà strutturarcela in modo parametrico. Ok, quindi in modo parametrico, ora magari tengo una sintassi più adatta proprio ai controlli numerici un po' più datati. Quindi la nostra struttura parametrica dovrà partire ancora una volta dalla definizione di alcuni valori. Premo il tasto Q, la volta è un po' diverso rispetto alla volta precedente, seleziono il soft key funzioni aritmetiche, funzione 0 di assegnazione, in cui indico alla Q50 il mio passo. O magari adesso identifichiamocelo come impegno fresa anche. Ok, identifica 7,5. Quindi questo potrebbe essere il primo valore. Magari però sì, lo assegniamo. Passo. Impegno. Questo potrebbe essere il nostro primo valore. Questo primo valore, quindi, abbiamo già capito che dovremmo, rispetto al passo, in realtà poi ricavarci un punto intermedio, che sarà il centro del cerchio, della, diciamo, seconda metà della spina. Ma questo lo faremo dopo, perché l'obiettivo della parametrica è quella di fare in modo che la nostra lavorazione si adatti sempre indipendentemente dai valori che indichiamo. Io ora ho indicato un passo 7,5, ma difficilmente con un passo 7,5 noi riusciremo a giri completi, difficilmente riusciremo a raggiungere
il 56 che era il nostro raggio finale. Magari vi riapro un attimo il disegno per ricordarvi, vedete questo diametro 112 sulla destra del disegno. Quindi 56 sarà appunto il nostro raggio, sarà appunto il nostro raggio da costruire. Raggio. Qui con questa sintassi qui in realtà litiga un po' la mia tastiera. Ok, raggio finale, come l'altra volta. Quindi questi sono i nostri primi riferimenti. Ora, primo ragionamento è, siccome noi la faremo tutta questa lavorazione non con la correzione raggio, in realtà però dovremo trovare il modo di tenerne conto, perché il raggio 56 che io ho indicato sarebbe in realtà il diametro finito. Io devo ricostruire quindi dove sarà invece la coordinata del centro presa. In qualche modo, allora, una cosa simile l'avevamo vista anche la volta precedente. Noi cosa dovremmo fare? A questo raggio finale dovremmo sottrarre il raggio fresa. E se vi ricordate, vi avevo indicato che il raggio fresa viene sempre memorizzato dal CN all'interno della variabile Q108. Quindi, per fare una sottrazione, ritorniamo nel tastino Q sul tastierino numerico, di nuovo in funzione numerica e selezioniamo la sottrazione. Quindi noi dovremo dirgli, guarda, il mio raggio finale dovrà essere il valore che ho indicato come raggio finale. A questo sottraggo il raggio fresa. In questo modo, raggio finale 56, dopo questo calcolo, essendo una fresa diametro 20, diventerà un raggio 46. Quindi già qui dovreste capire che con un passo 7,5 difficilmente arriveremo ad un 46 pieno, perché se nell'esercizio precedente il ricalcolo del raggio era continuo e quindi noi potevamo interrompere la nostra spirale in qualunque posizione, in realtà con questa struttura noi saremmo obbligati a concluderla su un angolo 0. Anzi, per essere precisi, su un angolo 180 sarà il nostro riferimento, perché sarà quello con centrocerchio 0. Quindi è qui che poi noi dovremo andare a costruire un raggio 40. Quindi, indicazione del passo, o anche quindi dell'impegno della nostra fresa, il raggio finale, e a questo raggio finale andiamo a togliere il raggio presa. A questo punto noi dovremmo anche valutare diciamo, un contatore, quindi quanti giri io dovrò fare. Non ho voglia di calcolare e quindi allo stesso modo dovrò inserire un calcolo per ricavare i giri. E come calcolo quanti sono i giri? Lo calcolo con una divisione, ok? Cui indico che la mia Q80, che sarà il mio numero di giri, sarà uguale a il raggio finale riferito al centrofresa, a questo punto, la Q52 diviso il passo, diviso Q50. In questo modo io ho calcolato quanti sono i giri che dovrà realizzare. Ora magari lo guardiamo anche qui in simulazione, non tanto per vedere l'immagine, ma come avevamo visto in coda l'altra volta, per andare a monitorare delle variabili durante la prova programma. Quindi se io ora comincio a far leggere, quindi posiziono, assegno Q50 7,5.
il raggio finale è un 56, vedete? Ora lo ricalcolo togliendo il raggio fresa e mi diventa 46. A questo punto alla G80, quindi il mio numero di giri, mi esce questo 6,1333. Va da sé che non mi sarà mai possibile ripetere la mia lavorazione 6,13 volte. Io dovrò arrivare ad un numero intero. E quindi vediamo come portare ad un numero intero. Allora, sono di nuovo nel mio programma. Quello che io dovrò fare sarà quello sostanzialmente di inserire una formula in cui trasformare la mia Q80, che ora è un 6,13, dovrà essere uguale a, scorrendo i soft key, vedete che ci sono tutta una serie di funzioni, tra cui questa, e ora la tengo evidenziata un po' in modo che lo vedete, che ci serve proprio per ricostruire l'intero. Quindi la Q80 diventerà l'intero di Q80. In questo modo, tornando in simulazione, rivediamo tutta l'assegnazione. La Q80 vale 6,13, eseguo questa formula e la Q80 diventa in 6 pieno. Ok. E già questo può essere un valore ripetibile. In realtà io ora dovrei anche quindi ovviamente ricalcolare il passo, perché se i miei giri cambiano, quindi se il mio sviluppo non riesco a farlo di 6,13, quindi voleva dire che era un po' più di 6 giri, se lo riduco a 6, in realtà andrebbe rivisto anche il passo. Ok? Ma non è ancora il momento, perché avendo noi, diciamo, rimpicciolito, accorciato il percorso, ricalcolare in questo momento l'impegno fresa vorrebbe dire che questo 7,5 che noi abbiamo impostato in realtà diventerebbe un valore più grande di 7,5. E quindi non mi piace moltissimo. Anche nella logica che trovate normalmente nei cicli fissi, se ci avete mai fatto caso, in realtà, viene indicata la sovrapposizione delle traiettorie come un valore massimo. Ok? Quindi tu indicami quale sarebbe il tuo valore ideale. Io poi controllo, io CN, organizzerò la lavorazione cercando di non superare questo valore che tu mi hai indicato. Quindi in realtà noi prima di ricalcolare bene il passo dovremmo inserire un altro calcolo, questa volta di addizione, perché questo 6,13 che poi noi abbiamo, diciamo, arrotondato a 6, in realtà sarebbe più opportuno aggiungerne 1 in modo da portarlo a 7. In questo modo siamo sicuri che il passo che noi abbiamo indicato, l'impegno fresa, non verrà superato, perché questo 6, che quindi non verrà realizzata la lavorazione in 6,3 giri perché è impossibile. Farla in 6 giri sarebbe 6 ripetizioni, vorrebbe dire impegnare di più l'utente. Invece farlo in 7 vuol dire insomma avvicinarsi al valore che noi abbiamo indicato ma senza mai superarlo e quindi diciamo lavorando maggiormente in sicurezza. Ritorniamo qui per vedere i calcoli un po' per volta e quindi la Q50 7,5 56 il raggio finale, tolto il raggio fresa, diviso per trovare il numero di passate, la portiamo ad un intero e poi ne aggiungiamo una. E così abbiamo 7 giri.
che andremo a ripetere, che quindi saranno 7 ripetizioni all'interno del nostro programma. A questo punto dovremmo sì ricalcolare l'impegno della fresa, perché questo 7,5 non potrà essere mantenuto costante e ripetuto 7 volte. E quindi per ricalcolarla dovremo di nuovo scomodare un'operazione di divisione, ok? Un'operazione di divisione in cui diremo aggiorna il passo della mia spirale, aggiornalo facendolo diventare cosa? Il raggio che io devo costruire dovrà essere diviso a questo punto per la Q80. Quindi ho un diametro da costruire, lo devo costruire con un determinato numero di giri e quindi calcolami quale dovrà essere l'impegno fresa da applicare. Ok? A questo punto riguardiamo un attimino questi calcoli. Quindi il nostro passo di partenza, 7,5, il raggio, il ricalcolo, l'arrotondamento a numero intero, l'aggiunta di un giro e poi il ricalcolo della Q50, che quindi diventerà 6,571. In questo modo, con questo impegno fresa, potremo ripeterlo 7 volte senza incappare in problemi di superamento della nostra misura poi finale. Ok? Dopodiché bisognerà fare un ragionamento, diciamo, preventivo rispetto a quello che andremo a scrivere, perché noi dovremo cominciare a scriverci un cerchio, chiuderlo in una label e poi ripeterlo un tot numero di volte. Ok? In realtà potremmo anche già magari cominciare a scrivere. Quindi inseriamoci una label. Ok, ve lo ricordate? Beh, in realtà c'ho ancora qui la grafica. Quindi noi dovremo costruirci una semicirconferenza, poi l'altra semicirconferenza e questo noi dovremo mandarlo in loop. Quindi la verità è che il numero di giri dovremo in realtà riportarlo a 7. Questo passaggio lo faccio un po' obbligato per mostrarvelo e per non darlo per scontato. Però prima l'avevamo aggiunto appunto per fare un calcolo corretto, per fare un calcolo anche corretto del nostro nuovo impegno presa. La verità sarà che poi, eseguito questo calcolo del ricalcolo della Q50, noi dovremmo, lo riscrivo come sottrazione, dovremmo in realtà tornare a toglierla, riportarla a 7 perché quello farà invece, avrà lo scopo della nostra lavorazione. Quindi così abbiamo calcolato quanto dovrà essere l'impegno fresa per gli effettivi giri che dovrà costruire, ma siccome uno prima noi lo indicheremo e poi verranno le ripetizioni, in realtà la ripetizione dovrà essere poi tolta una. A questo punto rimane un ancora piccolo calcolo da fare, che è quello del capire dove posizionare il secondo centro cerchio della nostra semicirconferenza che costruirà la spirale. E la chiamiamo Q51 e che in realtà sarà un calcolo molto semplice perché sarà, ora che ho stabilito quale sarà il reale impegno della mia fresa, diviso 2. In questo modo avrò una prima coordinata, avrò una coordinata del centro cerchio che sarà su questa Q51, l'altra sarà sempre sull'x0, y0.
Quindi a questo punto arriviamo al dunque della lavorazione, magari ora aggiorno questa grafica in modo da non avere cose tra i piedi, ok? Quindi cosa dobbiamo fare? Per prima cosa, ora che siamo a x0, y0, dobbiamo realizzare il primo cerchio che ci portava sull'angolo 0, diciamo quello di attacco, di inizio della nostra lavorazione. E quello, se nell'esempio precedente era già quindi spostato su un centro del cerchio 10, ora dovremo posizionarlo a 51 e y0. Quindi su questo valore qua dei calcoli. Quindi, posizionato il centro cerchio, realizzeremo il cerchio polare che ci porterà sull'angolo 0 di R. E quindi questo sarà il primo movimento. Realizzato questo, sarà il momento di identificare il centro del cerchio sull'x0, y0 e da qua rifare il cerchio polare, questa volta sull'angolo 180. Direzione sempre il più. E ok. Questa lavorazione, che ho già inserito all'interno di una label, dovrà essere ripetuta. E dovrà essere ripetuta quante volte? L'abbiamo calcolato. L'abbiamo calcolato ed è la nostra variabile Q80. Quindi diventerà un label 1 e il numero di ripetizioni sarà in questo caso un valore parametrico. Ripetimela, Q80. Vediamo la simulazione, questo è quindi un giro, ok, e proseguirà in questo modo. Dovremmo aver fatto tutto giusto. Se così è, conclusa la nostra spirale che ha il suo bel riferimento ancora a x0, y0, dovremo chiuderla a cerchio riportando l'angolo 0. E quindi avremo di nuovo il cerchio polare con angolo 0 direzione. Arrivati quindi sul punto finale, arrivati al punto finale, dovremo sganciarci in maniera dolce, perché non ci va di muovere l'utensile sull'asse in questo un preciso momento in cui siamo ancora accostati al nostro pezzo. Non possiamo neanche utilizzare i comandi dei distacchi perché non stiamo facendo una lavorazione che preveda la compensazione. In realtà in qualche modo lo è, perché questa misura qui viene comunque raggiunta tenendo conto del raggio fresa, ma tecnicamente non c'è nessuna attivazione di RL o RR. Quindi non sta lavorando compensato e quindi non possiamo usare i depart. E quindi dovremo sganciarci, direi, forse banalmente, con un cerchio tangente. E io a questo punto il cerchio tangente gli direi anche di spostarselo di Q108 in modo che corrisponderà al mio raggio fresa e di per sé dovrà riuscire sempre. Ok, arrivati qua, qui realizza il distacco in maniera dolce. Quindi ora vediamo un po' questi calcoli che abbiamo inserito. Quindi partiamo con l'assegnazione. 7056, 46 diventa il raggio fresa. Qui abbiamo calcolato il numero di giri, non era applicabile un ripeti 6,13 volte, lo portiamo ad un intero e lo aumentiamo di 1 appunto per ottimizzare l'impegno fresa. Quindi su questo numero di giri 7 bisognerà ricalcolare il valore di impegno fresa, che non sarà più 7,5 ma sarà un 6,571.
A questo punto, per scopo del nostro programma, togliamo la ripetizione perché dobbiamo togliere la prima lavorazione che noi faremo e poi qui quindi calcoliamo la posizione del centro del cerchio successivo. Se abbiamo realizzato tutto nel modo corretto, lanciando la nostra lavorazione, ok, questo qui è il movimento finale, ok, siamo, vedete, su una x meno 46, quindi direi che siamo arrivati sul nostro raggio. Qui chiude quindi la nostra circonferenza sempre su x46, quindi esattamente allineato con i nostri valori inseriti, e poi ci sganciamo. Quindi se ritorniamo anche sulla grafica dovremmo vederlo nella maniera corretta. Ora lo rallento molto proprio per vedere anche la differenza tra questo tipo di movimento e il movimento che invece avevamo realizzato nel video precedente. Quindi questo non ha un continuo ricalcolo di punti, sono ben pochi i movimenti, quindi anche con la macchina poco dinamica o molto datata non dovreste avere problemi di nessun tipo. Quindi si arriva lo stesso all'obiettivo. Direi che si è detto tutto quello che c'era da dire. Quindi il video precedente era una spirale con calcoli differenti, sempre in parametrica, per realizzarla ragionando su un unico centro. Invece questa versione qua, diciamo in questo video, abbiamo visto come realizzare una spirale ragionando su due centri e quindi diciamo riducendo anche molto i movimenti, anche se poi il risultato finale è il medesimo. Ok? Quindi qui ci siamo sganciati, possiamo allontanarci dal pezzo. Ok, no, si rifiuta perché non ho fermato il mio programma. Ok, questo è comunque perso tempo su uno svincolo assolutamente inutile. Ok, quindi anche questo si riferisce sempre allo stesso esercizio ed è un modo differente per costruire la spirale. Se cercate in rete troverete anche il modo di realizzare una spirale in realtà ragionando non su due centri ma su 4. Siate curiosi, andate a cercare, guardatevelo e traete poi le vostre risposte. Non ho nient'altro da dire, vi saluto, sono già stato lungo, vi voglio bene, ciao ciao!